Siamo a Roma Tuscolana in attesa del regionale per Viterbo che in circa un'ora e mezza ci porterà alla stazione di Capranica. Siamo alla stazione di Capranica e ora andiamo a Sutri, che da qui dista circa 8 km. Ecco, siamo arrivati a Sutri. Siamo nel parco regionale di Sutri, cominciamo a vedere le prime tombe. C'è anche un cavallo bianco. Entriamo dentro questa. Ce ne sono di vari tipi, adesso ne vedremo diverse. Guardate questo costone, tutto scavato. Qui c'è un arco perfetto. E la necropoli dovrebbe essere stata costruita fra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. Vedete la forma particolare delle pareti di questa tomba? Credo che fossero pozzetti per le ceneri dei defunti. E qui c'è una sorta di piccola tagliata. In tutta la necropoli sono visibili oggi 64 tombe, anche se già nel primo Medioevo furono spoliate. Ed eccoci in una tagliata etrusca. Le tagliate etrusche sono luoghi quasi magici, perché sembra di essere al centro della terra. E qui si fa ancora più spettacolare. Ancora oggi non si sa con precisione cosa servissero le tagliate. C'è chi dice che servissero a convogliare le acque. C'è chi avanza l'ipotesi che avessero un significato religioso, visto che quasi sempre si trovano vicino nei pressi di una necropoli, proprio nel vivo, nel tufo. Sono opere colossali. Questa è in forte pendenza ed è comunque un luogo veramente conturbante. Guardiamolo a ritroso scendendo giù. E qui guardate com'è scolpita questa parete. Tra l'altro qui a Veio passava la via Francigena, ossia la strada che percorrevano a piedi i pellegrini nel Medioevo per recarsi a Roma e ottenere l'indulgenza. C'è comunque chi la percorre ancora oggi. E questa sembra un po' una cappella di famiglia con 4 posti per i defunti, inumazione chiaramente. Qui siamo proprio a ridosso della via Cassia che ci scorre dietro le spalle. Ecco, vedete?
Questa è una tomba con ingresso ad arco, c'è un ambiente abbastanza complesso e qui si può entrare però. Qui c'è un'altra tomba con le nicchie per le incinerazioni. Qui le nicchie sono più grandi. E qui siamo alla fine del circuito. La necropoli viene detta etrusco-romana, ma essendo stata iniziata nel I secolo a.C. non può essere etrusca. È probabile che l'abbiano costruita i romani su una sussistenza etrusca. Siamo arrivati all'anfiteatro di Sutri. Siamo all'interno dell'anfiteatro rupestre di Sutri. Non si sa con precisione se sia etrusco o romano. È un anfiteatro piccolino, poteva contenere fino a 5.000 spettatori, non di più, ma ha una caratteristica che lo rende quasi unico, e cioè che è interamente scavato nella roccia. Come l'anfiteatro di Cagliari e quello di Leptis Magna in Africa. Le dimensioni sono lunghezza circa 50 metri, larghezza circa 40 metri. Qui siamo nel parco della Villa Savorelli che domina l'anfiteatro e possiamo vederne un bello scorcio. E qui infine vediamo la Porta Franceta o Porta Vecchia, che ha dei blocchi etruschi nel basamento. Vedete il solco per una porta scorrevole. Bene, la nostra visita a Sutri è terminata. Spero vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Ciao!